Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale da Michele, benvenuti a questo nuovo appuntamento sulle armi a CO2, libera vendita, chiaramente maggiorenni. E scusatemi perché, insomma, per chi si è iscritto al canale in virtù appunto, anche se esiste una playlist dove potete vedere anche altre cose come Iron Man, insomma, per chi fosse interessato anche ai robot. Come vi dicevo, vi chiedo scusa perché è un po' che manco come filmati su appunto questa categoria di oggetti, quindi le armi. Vi chiedo scusa di questo, ma non ho molta possibilità adesso di acquistare troppe armi. Questa me l'ha prestata un mio carissimo amico Daniele, che lo ringrazio. E come potete vedere, insomma, dopo avervi chiesto scusa, procediamo con questo nuovo video. Questa è una 1911 SA della Swiss Arm, prodotto di licenza ufficiale della Cybergun. Allora, prima di tutto vi faccio vedere la scheda anche per i nostri amici americani e inglesi, così potete vedere tutto. Ok? Quindi come potete vedere, questa è un'arma CO2, potenza massima 1,6 joule, solo ed esclusivamente per il tiro al bersaglio chiaramente. 4,5 abbiamo detto di calibro. Andiamo a vedere all'interno della scatola. Vediamo un attimo cosa ci danno. Allora, facciamo vedere tutto ragazzi. La scatola, vabbè, cartone, però è carina. Qui abbiamo le varie lingue, fuorché l'italiano, tranne che l'italiano. E vabbè, qui abbiamo la matricola, chiaramente, che deve corrispondere al numero qui sul castello, che è lo stesso, come potete vedere, che abbiamo qua. Ok? Poi abbiamo un fogliettino illustrativo dove ci fa vedere come caricare, anche se abbastanza intuitivo. Ci spiega quello che dobbiamo fare e che non dobbiamo fare. No, solo quello che dobbiamo fare, meglio così. Ok? All'interno abbiamo lo stesso foglio con le varie intestazioni, che adesso non vi faccio vedere molto velocemente perché c'è il nome e cognome del ragazzo, e per la privacy chiaramente non è il caso. Comunque dove quello che prevede la legge, appunto, che non vi sto più a spiegare perché lo potete vedere nell'altro filmato della 1911 che ho fatto precedentemente a questo. Quindi via i foglietti, via la scatola. Andiamo a vedere la pistola. Allora ragazzi, la pistola sembra vera perché è tutta, non lo so, non credo che sia acciaio, ma è un simile acciaio. È un metallo veramente, qua è satinata, bellissimo castello, tutto in metallo ragazzi, a parte chiaramente le guanciole, vabbè, che non sono in legno ma è in plastica, ma sembra veramente in legno. Andiamo solo a vedere il peso, Vediamo il peso. Così vi faccio proprio capire quanto pesa questa pistola, questa replica. 908 grammi, ragazzi. 908 grammi senza bomboletta con il caricatore. Solo la pistola pesa 746 grammi. Ok? In libre, per i nostri amici americani e inglesi, eccolo qua. Questo è il peso della pistola. Torniamo in chili. E questo invece è il peso del solo caricatore vuoto. 162 grammi, e in libre, per i nostri sempre amici americani e inglesi, questo qua, 5,7. Ok, allora ragazzi, mettiamo via questa, che non ci serve più, ha già fatto il suo lavoro. All'interno qui troviamo la brugola, ovviamente per poter poi inserire le bombolette a CO2, e poi qui abbiamo anche questo, che è per montare un eventuale silenziatore. Ecco qua, vedete?
è in alluminio anodizzato, è ovvio che non serve a niente un silenziatore, però fa la sua scena se lo montate, è carino. Un po' attutisce, ve lo dico, un po' attutisce, perché chiaramente è un contenitore e quindi un po' attutisce, però è puramente estetico ovviamente ragazzi. Comunque lo danno questo, per esempio su quella che ho recensito prima, quella nera, la mia sempre, questo non c'era. Lui è stato fortunato, gliel'hanno dato. Allora, adesso volevo soltanto farvi sentire lo scarrellamento, ragazzi. Sentite che cos'è questa pistola. Cioè, vi rendete conto? Pazzesco. Qui abbiamo la sicura. Qui abbiamo due tipi di sicura, se non sbaglio, correggetemi se poi sbaglio, ragazzi. Abbiamo questa chiaramente manuale, che dobbiamo inserire noi. Questa è solo per i destri, non è ambidestra, potete vedere che qui non c'è. E poi, come in quella vera, abbiamo questo. Cioè, se non si impugna la pistola, non dovrebbe sparare, vediamo. Infatti, non spara. Per sparare, dobbiamo schiacciare qua. Vedete, quindi questa è un'ottima pensata per quando sono state create queste armi. Questa è chiaramente una replica per la 1911. Vi faccio vedere anche davanti. Vedete, ripetono le righe destrorse all'interno della canna, non so se riesco a farvela vedere. Vedete il filetto che è segnato come se fossero le righe. Poi questo è metallo, ragazzi, tutto metallo, Guardate che bella, zirinata, qui c'è il suo anello. Allora, smontaggio così chiamato da campagna, si fa così, premiamo questo, lo giriamo. La cosa che vi consiglio quando lo smontate, tirate su il cane, ok? Tirate sul cane senza mettere chiaramente la sicura, perché sennò poi non tirate più il castello indietro, il castello, chiedo scusa, l'otturatore, questo, il castello è quello sotto. Allora, premiamo questo e giriamo questa ghiera, ok? Lei viene fuori, lasciate piano, poi andate col carrello indietro finché vedete questo segno qua, vedete? Guardate, questo ha una punta, questa leva ha una punta. Quando arrivate a quel semicerchio, da dietro premete qui, questo perno, e fate così, ok? Tenete sempre pollice e indice che non fate andare avanti questo, e lo sfilate, vedete? A questo punto tiriamo tutto indietro, ecco qua. Poi mi permetto di darvi dei consigli, ragazzi, e poi scrivetemi, consigliatemi anche voi, per carità. Questa poi dovrò smontarla e ingrassarla, me l'ha chiesto il mio amico, lo farò. Ok, guardate che bella. Allora, poi qui procediamo anche allo smontaggio. Ecco qua, non voglio solo appoggiarla qui perché mi si macchia di grasso, ci dovevo pensare prima, ma noi facciamo così. Scusate ragazzi, ecco, prendiamo un nylon, lo mettiamo sopra, sfiliamo anche questa, sempre metallo, non credo sia acciaio ovviamente, ma comunque è di metallo. Ok, ecco qua. Adesso vi faccio vedere poi una cosa, ragazzi. Poi, se uno proprio vuole smontare anche la canna interna, perché chiaramente questa è una finta canna, sovracalibrata come il 45, e poi c'è la canna chiaramente sottocalibrata in 4,5 ovviamente, no? Quindi per svitare anche, per sfilare anche questa, dovrei andare a levare il perno qua, che adesso non tolgo. Ok, ragazzi? Comunque niente di più. Qui all'interno abbiamo un gommino, non riuscirò a farvelo vedere, ma ecco dove vedete il foro, all'inizio del foro c'è un gommino che va poi a fare la chiusura perfetta per quanto riguarda la pressione dell'aria con questo pezzo qui, questo, aspettate che vedo, ecco, questo qua, che si inserisce perfettamente lì. Ecco, qui vi consiglio di mettere del grasso al silicone,
olio al silicone, grasso al silicone, perché anche dopo che fate, che non so, che fate, che vi divertite con i vostri amici, magari avete fatto 2, 3, 4 caricatori o di più, per carità, ecco, mettetelo. Perché? Perché succede questo, poi guardate, vi faccio vedere. Per carità, non credo che si possa rovinare la pistola, però succede questo. Quando comincerà a asciugarsi la gomma all'interno, quando voi andrete a tirare indietro l'otturatore, guardate cosa succede. Vedete che si porta indietro anche questo e dopo un po' lo sgancia. Perché sì che fa tenuta, ma non essendoci l'olio è troppo asciutto e quindi batti uno, batti due, batti centinaia di volte, è chiaro che il gommino si logora perché non ha lubrificante. Quindi vi consiglio di mettere lubrificante sia lì e sia qui, guardate, qua. Io ragazzi lo vedo bene, però non so se nel video si vede, speriamo di sì. Ecco, vedete qui è dove poi passa l'aria, vi faccio vedere, dove poi passa l'aria, qua abbiamo un altro gommino, qua viene immessa l'aria chiaramente tramite il CO2 che va qui, vedete, questo viene messo così e quindi questo batte contro questo e va a chiudere perfettamente. Quindi sporcate anche un po' di olio, non mettete grasso, ragazzi, da metalli o queste cose qui, per carità, o vaselina o olio al silicone, ancora meglio, qui e qui. E quindi ogni tanto ingrassate questi e la punta. E per carità, l'alta pressione del CO2 fa in fretta a consumarlo, però intanto lo avete lubrificato un po'. Ok ragazzi? Allora, andiamo a vedere se ci ricordiamo come va rimontato. Allora, inseriamo questo, mettiamo questo qui, così. Qui non ci possiamo sbagliare perché abbiamo, vedete, il perno che si incastra perfettamente qui. Non ha un senso come in quella vera che ha una mezzaluna qui, in questo caso chiaramente non serve, quindi inseriamo la molla, ok, e andiamo a metterla così, perfetto. A questo punto torniamo qui, riprendiamo il nostro pezzo, lo inseriamo e mandiamo indietro finché questo punto qua, questa mezzaluna, non combacerà perfettamente con questa punta qua. Ok? Perfetto. Allora, andiamo indietro, eccola lì. Adesso la bloccate, anzi no, non la bloccate, se no andate male poi a montare il pezzo anteriore. Infine abbiamo da inserire di nuovo questo, vedete, questa ha un segmento qui e quindi non potete sbagliarvi, perché se non entri in una maniera entra nell'altra. Allora aspettate che inquadro nella telecamera, perché io sono forte in questo ragazzi, guardo l'oggetto che ho nelle mani e mi dimentico dell'inquadratura. Allora di qua non entra, quindi è di qua, eccolo lì, perfetto. Perfetto. Ok ragazzi, allora detto questo vi faccio vedere la bomboletta che appunto va messa, è un 12 grammi. Io vi dico, con questa facciamo 3 caricatori circa, a volte qualcuno in più, non di caricatore, 3,5. Ogni caricatore di quest'arma qui tiene 18 colpi, ce ne tengo di meno ma anche qualcuno in più. Questa ne ha 18, 4,5 abbiamo detto, di calibro, parliamo del piombino, eccolo qua. Non avendo la canna rigata ma liscia, si usano dei piombini in acciaio. Ci sono sia così, che come avete visto nel filmato che ho fatto sull'altra 1911 nera, ramati, ma sono sempre 4,5, cambia poco ragazzi, questo è. Ok, qui ce n'è 1.500, se vi interessa poi sapere scrivetemi che vi dico il costo e dove li ho presi, ok? È un ottimo prezzo ragazzi, non ho trovato niente di meno che da lui, quindi vedete voi, ok? Allora, stavo dicendo che appunto essendo canna liscia si mettono questi all'interno. Allora, come vi ho consigliato, usate il grasso, io metto un po' di vaselina, non serve tantissimo, però costa, non serve che lo mettete ogni bomboletta, ragazzi, che lo fate ogni bomboletta. Che ne so, se andate a giocare con gli amici al tiro al bersaglio, ricordatevi ragazzi, sempre tiro e bersaglio e nient'altro, ok? Perché il soft air è un'altra cosa,
dopo che finite di giocare, 2, 3, 5, 10 caricatori che siano, mettete una bomboletta con un po' di grasso all'interno che va a lubrificare questo gommino qua sotto, dove c'è il perno che si inserisce qua dentro e fa il foro. Allora, si può mettere solo da una parte la bomboletta, qua è più larga, qua chiaramente non si può. Andiamo a mettere all'interno la bomboletta, prima la facciamo battere con questo, così, ok? E poi andiamo a chiudere. Quando non perde più, ragazzi, non stringete di più, perché più stringete e più andate a premere sulla gomma e la deformate. Se non perde, non serve più girare, ok? Va bene così. Allora, io vi chiedo scusa perché purtroppo io non ho un'area dove poter fare la prova di tiro con i piombini. L'altra volta l'ho fatta mettendo dietro, se non sbaglio, dei giornali. Comunque la potenza è uguale a quella che vi ho fatto vedere l'altra volta. Sempre che io non mi stia confondendo con la 98 fps. Vabbè ragazzi, la memoria è quella che è. Vi chiedo scusa. Comunque vi farò vedere soltanto la velocità dello scarrellamento quando si va a sparare. Metto solo questo sotto perché se schizza dell'olio mi tocca poi pulire tutto. Questo è un fondo in plastica abbastanza poroso, non vorrei che si macchiasse. Comunque, adesso chiaramente rimane armato, rimarrà aperto perché non ci sono piombini dentro. Io tengo chiuso qui e guardate cosa fa, guardate. Guardate che velocità. Cioè, vi rendete conto? Allora, ricordatevi che per sganciare è sempre meglio che ci sia il cane alzato, così, perché se lo mettete giù, vabbè, in questo caso, guardate, vedete che non si sgancia, vedete? Dovete tirare, ma lo strappate perché? Perché questo cane è semplicemente di figura, non è come quello vero che batte nel percussore e poi va dietro a battere chiaramente nel dice. Chiaramente è di bellezza questo, no? Cioè di bellezza. Lo mettono per sembrare più reale, ma quello che batte, come vi ho fatto già vedere l'altra volta, è qua all'interno, che così non ve lo riesco a far vedere. Non riesco a farvelo vedere. Comunque qui, ragazzi, quello che batte è qui, che chiaramente va a battere poi qui. Quindi quando voi abbattete il cane c'è una pressione su queste, quando tirate rischiate di rovinarlo. Magari non si rovina, però è sbagliato. Io vi consiglio sempre di tenere questo armato. Così, ok? Allora, che altro dirvi? Stavo pensando... Ah sì, può succedervi che vi può fare gioco forse l'avevo già detto anche nell'altro, ma ve lo dico anche in questo, io l'ho già modificato. Può succedervi che questo qua poi si incastri qua sotto a forza di sparare, questo no, vi faccia un vuoto che dovete schiacciare più volte perché questo rimane incastrato, perché questo ha un po' di gioco su e giù, vedete? Non vi dovete preoccupare, smontate la pistola e andate a consumare questo qua sotto, solo questo sotto e non si vedrà niente. Lo fate un po' più a scivolo così non si incanta qua, se si verificasse quel problema che non vi spara perché vi rimane incantato qua, ragazzi, parlo del grilletto. Che altro dirvi? Penso di aver detto tutto. Ah, questo qua, aspettate che ricordatevi il modo per caricare facilmente che vi ho fatto vedere, andate a vedere, c'è un video proprio su questo, ragazzi, che è, guardate, a caricare questo caricatore da 18 colpi io ci metto circa un secondo. Andate a vedere il video, ok? Questo l'ho fatto io, semplicemente con una penna, Bic, non è Bic, ma insomma quella linea lì. Poi, quando ho comprato, non questa che è del mio amico, ma questa, ve la ricordate adesso? Questa qua, quella che ho fatto vedere già l'altra volta, ok? Ho semplicemente urtato contro. Allora, quando ho comprato questa, anche se era nuova di zecco, o meglio, mi è stata regalata da questo mio grande amico Daniele, lo stesso che è proprietario di questa, l'abbiamo presa insieme e me l'ha regalata. Grazie sempre Daniele. Allora, quando ho preso quest'arma qua,
il caricatore perdeva subito. Lo so, sfortuna, però perdeva. Sono andato dal rivenditore e si poteva o mandare indietro perché era in garanzia, oppure lui si è offerto di darmi i pezzi sostitutivi, me ne ha dato anche uno in più, io l'ho cambiati tutti e due, e questo era quello che era montato prima, nuovo di zecca, non è neanche abbattuto, vedete qua, pochissimo, perché perdeva appena montavo la bomboletta, poco ma perdeva, poi smetteva ma intanto perdeva. E quindi ho cambiato questo, che questo qui è quello che va qua sotto. Chiedo scusa, questo qui è quello, quando ti perde la bomboletta può perdere o di qua, chiaramente. Questo è per quello interno, dove si fora la bomboletta, vedete? E questo invece è questo qua dove va a battere il cane. Ok ragazzi? Quindi l'ho sostituito io, non ci ho messo niente e perfetto, così non ho dovuto neanche aspettare di rimandarlo indietro o farmelo cambiare subito, non aveva il prodotto nuovo, avrei dovuto aspettare, quindi buonanotte. Vedete, io l'ho oliato qua, non so se si può vedere, ma c'è dell'olio di vaselina, perché questa è gomma, ve lo dicevo prima che se no sfrega. E boh, ho detto penso tutto ragazzi, vediamo adesso la mia, e questa è l'arma. Stavo pensando se vi devo dire ancora qualcosa, ma non credo. Il prezzo che è stata pagata quest'arma è 120 euro. Per me è un'ottima arma perché 10 metri ragazzi, scusate, forse non avevo finito di dirvi, comunque fate 3 caricatori, da 18 colpi li fate i primi 2 vabbè è chiaro, ma 3 caricatori sono già 54 da 18 colpi, quindi non sono pochi 54 colpi sparati bene con una CO2 da 12 grammi, ve lo garantisco. Poi per carità, io con la mia sono arrivato quasi a 4, ma poi non l'ho finita assolutamente, magari vi rimane attenzione quando sparate, perché vi dico l'ultima cosa, ecco, meno male, scusate è un po' lungo il filmato, ma almeno mi sono ricordato questo. Vi faccio vedere una cosa. Adesso questo non abbiamo nessun tipo di piombino a parte l'aria all'interno. Quando voi sparate e vedete che comincia a tornare piano indietro il carrello, ve ne accorgete che scarica ragazzi, fermatevi, però attenzione, nel momento in cui vi fermate un colpo è rimasto nella canna, anche se voi levate il caricatore ne avete già uno in canna, ok ragazzi, mi raccomando. Quindi cosa dovete fare? O cambiate la bomboletta nuova e una volta messi i pallini non armate un'altra volta, perché se armate un'altra volta caricate un altro pallino dentro la camera, ne avete 2, cosa può succedere? Può succedere che il primo pallino venga spinto chiaramente dal secondo pallino e si deformi la canna all'interno. Vi può succedere ragazzi, ok? Quindi ricordatevi sempre che quando sfilate il caricatore e avete aspettato troppo a sfilarlo, il colpo è sempre nella canna, a meno che non l'avete scaricato tutto. Siete riusciti proprio a finirlo, allora ok, non ci sono problemi. Ma se avete tolto il caricatore a metà, uno è nella canna, fidatevi. Quindi o lo levate con un pezzettino, sarebbe meglio di plastica, così non rigate la canna. Va bene, sapete cosa anche? L'anima delle bicche. Lo mettete al contrario e spingete finché esce il pallino. Da qua lo fate uscire da dietro e vedrete che è dentro, perché se sparate col pallino dentro incarinerate l'altro, potete deformare la canna, ve lo garantisco, perché il primo colpo è potente ragazzi, è veramente potente. Io una bottiglia a 10 metri l'ho frantumata, una bottiglia di vetro, caricatore nuovo ma l'ho frantumata, non credevo. Va bene ragazzi, il filmato lo termino qui, quanto ho parlato, vabbè. Vi ringrazio se mi avete guardato fino alla fine, se no vi ringrazio comunque. Se volete iscrivetevi al mio canale così mi aiuterete in questo nuovo progetto. Spero di poterne mettere sempre di più. Sto cercando un negoziante che mi conceda l'uso delle armi gratuito, chiaramente facendo lui pubblicità, ci mancherebbe un dare avere, no? Ovviamente, perché così potrei farvene vedere molto di più, ma vedremo, dai ragazzi. Proverò a fare questo discorso e vediamo come va, Scusatemi se mancherò ancora per un po' di tempo con qualche filmato, non dipende da me, ne farei tanti, ma le possibilità sono queste e queste riesco a fare. Ciao a tutti ragazzi da Michele, un abbraccio a tutti,
iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, date un'occhiata alla playlist, ricordatevi che tutti i miei video sono sottotitolati in 22 lingue per dare possibilità praticamente a tutti, se avete voglia, di poter comprendere quello che dico. Ciao ragazzi, un abbraccio da Michele, buona giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!